Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi vedremo come aumentare lo spazio disco a disposizione del sistema operativo Windows, senza doverlo reinstallare. Spesso i sistemi operativi vengono installati su un disco fisico con 3 partizioni. Uno riservato per il sistema, solitamente di 100 MB, che non è visibile da esplora risorse perché non gli è stata assegnata una lettera di unità. Uno di avvio del sistema operativo, volume C, e infine uno di dati in cui vengono memorizzati tutti i file personali dell'utente. A sistema appena installato, lo spazio richiesto per il sistema operativo potrebbe non superare i 10 GB. Ma dopo qualche anno, grazie all'uscita degli aggiornamenti del sistema e all'installazione di molti programmi, uno spazio anche di 100 GB può risultare insufficiente e questo potrebbe causare dei problemi di stabilità del sistema operativo. Quando lo spazio libero scende al di sotto di una certa soglia, il sistema stesso provvede a segnalarlo nelle risorse del sistema. Da Start clicchiamo sulla voce Computer per visualizzare le risorse del sistema. Lo spazio utilizzato dall'unità C ora è di colore rosso e non più di colore blu come quello dell'unità E, dei dati. Se non abbiamo la possibilità di spostare dei file dall'unità C all'unità E, per liberare spazio al sistema operativo e se non vogliamo disinstallare dei programmi, l'unica alternativa è quella di estendere la partizione C su E, cioè aumentare lo spazio fisico. Vediamo come fare. In questo caso specifico, avendo un disco fisico di soli 40 GB, è opportuno dedicare l'intero disco al sistema operativo e poi, eventualmente, aggiungere un secondo disco fisico e dedicarlo esclusivamente ai dati. Se avessimo avuto un disco più capiente, potevamo solamente ridurre la partizione E dei dati ed estendere la partizione C sullo spazio liberato. Questo ve lo farò vedere in un prossimo video. Ora apriamo la console per la gestione del disco. Sempre da Start clicchiamo con il tasto destro sulla voce Computer, dal menu contestuale clicchiamo sulla voce Gestione, sulla sinistra troviamo tra le altre console anche quella di gestione disco. Un altro modo per accedere direttamente alla gestione disco è quella da comando DOS. Premiamo i tasti Windows più R per far apparire la finestra Esegui, nel campo testo digitiamo CMD e premiamo il tasto Invio o clicchiamo sul tasto OK. Nella finestra DOS digitiamo Disk MGMT e poi Invio. Questo comando ci apre direttamente la console per la gestione dei dischi. Il secondo metodo è quello che preferisco, ma da entrambi si ottiene lo stesso risultato. Da qui vediamo chiaramente che il disco fisico di 40 GB è partizionato in 3 unità logiche. Adesso quello che dobbiamo fare è eliminare la partizione E, estendere C su tutto lo spazio disponibile. Prima di eliminare la partizione E dovete copiare i dati di questa partizione su un disco esterno, altrimenti perderete tutti i file archiviati in esso. Dopo che avete fatto la copia dei dati, cliccate con il tasto destro sull'area della partizione da eliminare. Dal menu contestuale che appare cliccate su Elimina volume. La finestra che appare vi avvisa appunto che verranno cancellati tutti i dati. Siccome abbiamo già fatto la nostra copia, clicchiamo pure sul tasto Sì. Ora la partizione ha cambiato aspetto, risulta come spazio non allocato ed è scomparsa dalla lista dei volumi. Ora estendiamo la partizione del nostro sistema operativo. Clicchiamo con il tasto destro nell'area della partizione C e dal menu contestuale scegliamo la voce Estendi volume. Con questo andremo ad aumentare la dimensione di un volume semplice. Clicchiamo su Avanti. In automatico è già stato selezionato l'unico spazio non partizionato disponibile. In questa finestra possiamo decidere di quanto spazio aumentare la partizione C. Di default viene utilizzato l'intero spazio, ma se vogliamo utilizzarne di meno è sufficiente impostare il valore dello spazio da utilizzare. Se diminuisco questo valore, varia anche la dimensione finale che avrà la partizione del sistema operativo. Se per esempio vogliamo utilizzare solo 10 GB, che equivalgono a 10.240 MB, scriveremo 10.240. Quello che otterremo sarà una partizione C di 30 GB e un'altra partizione di circa 10 GB per i dati. Ma noi utilizzeremo tutti i 20.377 MB, cioè tutto lo spazio disponibile.
Ora che abbiamo selezionato lo spazio, clicchiamo su Avanti e poi su Fine. Questo è il risultato ottenuto, il volume del sistema operativo ha spazio sufficiente per funzionare correttamente. Ora, se vogliamo, possiamo anche aggiungere un secondo disco fisico e dedicarlo ai dati. Se aggiungiamo un secondo disco possiamo anche spostare il sistema operativo su quello nuovo, più capiente, utilizzando Ghost o ImageX gratuito di Windows. In poco tempo e senza dover reinstallare il sistema. Ma di questo ve ne parlerò in un altro video. Grazie per la visione del video e spero che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto fatemelo sapere cliccando su mi piace e se non vi è piaciuto su non mi piace.